Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa seconda parte del tutorial sulla fase acustica. Come abbiamo visto nel tutorial sul decibel, quando due segnali sono perfettamente in fase abbiamo la nostra cosiddetta somma coerente. Quando questi due segnali invece non sono in fase, ok, abbiamo la somma incoerente. In questo caso specifico sono nettamente in controfase, ok, in fase opposta, in controfase totale, quindi la loro somma è nulla, ok, è zero. Ovviamente non possiamo pensare che anche l'energia trasportata da questi due segnali sia nulli. Come sappiamo, l'energia non si può creare, non si può distruggere, ma si può solo trasformare, il primo principio della termodinamica. Quindi in questo caso noi abbiamo una somma energetica dei due segnali che in alcuni casi è possibile che avvenga, come spesso insomma può capitare, capita, che lo scontro di particelle d'aria possa generare calore, quindi un aumento di temperatura. In questo caso specifico, visto che c'è una netta controfase, un'opposizione di fase netta, qualcuno potrebbe pensare che si genera tutta calore nel modo più assoluto. Non possiamo trasformare la nostra stanza in un, diciamo, microonde, non è pas possibile. Quindi abbiamo la nostra, diciamo, somma energetica, che abbiamo visto che quando questo, dicevo, si raddoppia abbiamo 3 dB e non 6 come avviene per quanto riguarda la somma in pressione, ok? Bene, prima di andare diciamo avanti, cerchiamo di rispondere a qualche domanda che l'appassionato medio spesso si pone. Ma la fase si sente? Possiamo sentire la fase? In verità no. Noi possiamo sentire i suoi effetti, ma non la causa, ovvero la fase stessa. Se così non fosse, allontanandoci o avvicinandoci da una sorgente sonora sentiremmo in modo diverso, non so cosa poi, ma così dovrebbe essere, che di fatto non è, non succede. Noi sentiamo semmai con una pressione diversa il suono allontanandoci dalla, diciamo, dalla sorgente in funzione della distanza, sentiamo più o meno forte, ma non di certo con un tono diverso, non è pas possibile. Noi sentiamo quindi i suoi effetti, che ci sono noti, sono indispensabili, necessari per localizzare anche le sorgenti sonore, ok? Che possono essere sia naturali che artificiali. Il nostro sistema uditivo è in grado di calcolare i ritardi di fase o differenze di questo di un suono dovute alle riflessioni su oggetti che incontra nel suo percorso il suono, che è un rumore, come un'auto che si avvicina in una stradina, un animale che si muove nel bosco, ad esempio. Il rumore che questi insomma generano viene riflesso sui corpi a loro confinanti, che possono essere mura, alberi, terreni e quant'altro, i quali generano delle sorgenti fantasmi, cosiddette fantasmi, che andranno a influenzare, o meglio ancora, interferire il rumore principale, il suono principale, ok? Ma visto che queste sorgenti fantasma non saranno in fase né lo possono essere, visto che vengono generate da distanze diverse, creano degli artefatti di fase, delle piccole cancellazioni, tali che possono essere individuate con una certa facilità dal nostro sistema uditivo, man mano che queste si spostano nello spazio, cioè si muovono. Quindi cambia la distanza, cambia la fase, cambia la pressione e noi individuiamo queste sorgenti che si muovono nello spazio. Ma non solo a questo, cioè non è che serve solo a localizzare le sorgenti, serve anche a noi a muoverci nello spazio. Se per assurdo ci tappiamo le orecchie, ok? Chiudiamo gli occhi, quindi al buio, e vogliamo muoverci, non possiamo in definitiva, possiamo tentare, ma non lo possiamo fare, ok? Ma già il fatto, ad esempio, di sentire una voce, questo ci permetterà di individuare dove sta questa sorgente, questa persona, e di dirigersi al buio verso questa, ok? Se una persona ci parla alle spalle, noi sappiamo che sta alle nostre spalle, non lo vediamo, ma lo sappiamo, non abbiamo un altro senso. È il nostro sistema uditivo che ci permette di individuare la sorgente che sta alle nostre spalle, nonostante tutto che non la vediamo, ok?
è fondamentale. Questo ci ha permesso anche in passato, nell'era preistorica, voglio dire, di salvarci da eventuali animali o predatori, no? Ok? Bene. Ma anche un'altra domanda. La regolazione della fase o del delay, che tradotto in inglese, dall'inglese, è ritardo, quindi riconducibile alla fase, sono cose diverse, sono la stessa cosa. Nel senso che sono due regolazioni sicuramente che intervengono sugli stessi parametri, ma con una misura diversa. Prima di procedere, di addentrarci meglio, è il caso di introdurre un altro termine che ci aiuterà a capire meglio, ovvero l'offset di profondità, o semplicemente offset. Noi abbiamo appena visto, che quando due segnali sono perfettamente in fase abbiamo 6 dB di pressione, ok? Quindi se misuriamo due segnali e otteniamo 6 dB, sappiamo che sono in fase. È così? Non esattamente. Noi in questo esempio, questo che ho disegnato, abbiamo 6 dB, abbiamo due segnali in fase, ok? Ma le sorgenti non stanno alla stessa distanza e quindi possiamo mai aspettarci che, se lo stesso segnale viene emesso nello stesso istante dalle due sorgenti, possa essere rilevato nello stesso tempo dal microfono o dal nostro orecchio. È impossibile. E quindi restano sfasati. Ecco il nostro offset, ok? Faccio presente che questi possono essere due diffusori completi, quindi il destro e il sinistro ad esempio, o possono essere anche il tweeter o un midrange, o il midrange e un woofer, che nell'area di taglio questi emetteranno lo stesso segnale, nello stesso tempo. Non può essere diversamente. E quindi questo viene ricevuto, percepito dal nostro orecchio in tempi diversi e noi lo percepiamo, assolutamente sì. In quale misura? Si perderà, dipende da quanto offset c'è, diciamo, la messa a fuoco degli oggetti oggetti sonori ovviamente, che si sono registrati e stiamo tentando di riprodurre. Ad esempio quello di un cantante che generalmente è posto più vicino rispetto a tutto il resto, noi ce lo dovremmo trovare davanti, o un violino in un assolo, diciamo in un insieme orchestrale, e deve emergere in modo distinto, ok? Quindi, volendo usare un termine audiofilo, il nostro palcoscenico sonoro sarà più corretto, più realistico, quanto più preciso sarà questo offset, ok? Ma restiamo in tema. Noi sappiamo che quando si parla di fase si vuole intendere un ritardo sostanzialmente, il quale ritardo può essere considerato sia temporale che spaziale, come abbiamo visto. Quindi, volendo, possiamo e potremmo regolare questa fase sia agente via temporale che spaziale, ovvero attraverso il tempo e lo spazio. Lo spazio spostando, diciamo, come abbiamo visto, la distanza, variando la distanza, il tempo attraverso eventualmente i componenti di un eventuale crossover. Quindi si potrebbe pensare anche di andare a regolare questo offset, dove abbiamo visto che è dato da un disaggiornamento dello spazio, l'abbiamo visto, delle sorgenti, così è. Difatti, se tale disaggiornamento è minimo, può rientrare in quei valori i quali, una volta modificati, parlando del crossover analogico, attraverso le loro componenti, quindi induttore e condensatore, si potrà ripristinare tale disaggiornamento. Ma se questo non è minimo, allora non sarà più possibile agire attraverso il crossover, ma sarà necessario introdurre, ecco appunto, questo delay, che di norma è presente nei filtri elettronici o DSP, che dir si voglia, è una funzione, ok? In verità esistono anche degli sfasatori analogici, cioè circuiti, ok, creati appositamente per creare questo ritardo, ok? Ma la loro complessità e costi, come anche, visto che si tratta di altri circuiti, di una ulteriore non linearità, hanno fatto sì di essere poco o per nulla utilizzati. Io non l'ho visto mai in verità. Ma a questo punto la domanda nasce spontanea: ma in quale misura si può agire via analogica col crossover e quando col delay? Bene,
a questa domanda risponderemo col prossimo tutorial. Spero di non aver commesso grossi errori, eventualmente me lo segnalate, correggiamo in qualche modo. Consiglio sempre per chi fosse interessato di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, fate solo eventualmente cosa chiedete a me. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace per darmene atto. Come dicevo mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!